Torna la quarta stagione di Mare Fuori. Avevamo lasciato Rosa e Carmine che, incontratisi a Napoli durante un giorno di permesso, vengono intercettati dal padre di Rosa, che minaccia Carmine con una pistola. Parte un colpo, ma la terza stagione si chiude che non si capisce chi abbia sparato e chi sia stato colpito. Rosa, per proteggere Carmine, prende la pistola del padre e gli spara. Rosa è distrutta dai sensi di colpa e Carmine cerca invano di farla tranquillizzare. Arriva anche Massimo all'ospedale per riportare Carmine e Rosa all'istituto penitenziario minorile. I due dovranno rispondere di quanto è accaduto. Da subito Carmine cerca di addossarsi la colpa della sparatoria, ma Rosa lo ferma. È stata lei a sparare al padre e non vuole che lui si prenda la colpa al suo posto. Sempre in ospedale, Edoardo è in via di guarigione. Si è salvato grazie soprattutto alla trasfusione del sangue donatogli da Teresa. Anche se lui vorrebbe sapere chi gli abbia donato il prezioso sangue che lo ha salvato, sua moglie Carmela decide di non rivelargli da chi provenga veramente il sangue. Nel frattempo all'IPM Micciarella è sempre più arrabbiato con suo fratello Cucciolo. È Milos per primo a capire che Micciarella ha scoperto la relazione tra di lui e Cucciolo, per questo è molto arrabbiato con suo fratello e cerca sempre lo scontro. Rosa è sempre più triste e divorata dal senso di colpa per aver sparato a suo padre, mentre Carmine è sempre più preoccupato che se il padre dovesse morire, ad abbattere l'odio con il quale le loro famiglie gli avevano fatti crescere e adesso vede tutte le possibilità di vivere il suo amore con Rosa sfumare. In ospedale Carmela informa Edoardo del fatto che Rosa abbia sparato a suo padre e che potrebbe morire. Edoardo, dopo aver capito che è stato proprio Don Salvatore a cercare di ucciderlo, tira un sospiro di sollievo. Ma Carmela lo fa ragionare. Chiederà scusa sia a Rosa che a Don Salvatore, se dovesse salvarsi, per aver dubitato della loro fedeltà. Anche Edoardo pensa che questa sia un'ottima mossa, così da mettersi al sicuro dopo il grande pericolo scampato. Poco dopo, però, è proprio Carmela a scoprire che Don Salvatore è finalmente fuori pericolo. All'IPM Beppe cerca inutilmente di ricostruire il rapporto con sua figlia Cubra. La ragazza, infatti, da quando ha scoperto che Beppe è il suo vero padre, si è sentita tradita e presa in giro e si rifiuta di parlare con lui. L'unica cosa che Beppe riesce a dirle è che una delle ultime cose che sua madre gli ha confessato è che avrebbe voluto che Cubra riprendesse a studiare. L'avvocato della famiglia Ricci, Alfredo, va a far visita a Don Salvatore in ospedale. Lo informa del fatto che per le strade è ancora tutto sotto controllo e che i di Salvo non hanno ancora sferrato nessun attacco. Don Salvatore, però, lontano dagli affari, non è tranquillo e ordina all'avvocato D'Angelo di mettere insieme tutto il loro capitale, soprattutto una somma di denaro misteriosa che sembra essere fondamentale. Alfredo consiglia di non fare spostamenti in un momento così delicato, ma Don Salvatore ha già preso la sua decisione. Alfredo è anche preoccupato per una possibile vendetta da parte di Edoardo. Infatti era stato proprio lui ad accompagnare Edoardo sul luogo dove poco dopo avrebbero cercato di ucciderlo. Tornato a casa, infatti, anche Silvia si accorge del nervosismo del suo fidanzato. Chiede all'Alfredo cosa lo spaventi e lui confessa subito. Sfonda una delle pareti di casa e tira fuori una grande quantità di soldi, proprio i soldi che Don Salvatore ha ordinato di spostare. Alfredo le spiega che per raggiungere la felicità, per poter essere anche loro ricchi, devono essere disposti a rischiare e le chiede se lei sia pronta a farlo. Carmela fa visita a Rosa all'IPM, cerca di consolarla per le condizioni del padre e si scusa per aver accusato Don Salvatore di aver attentato alla vita di Edoardo. Rosa non ci pensa due volte a perdonare l'amica e a cercare in lei il conforto di cui ha bisogno. Anche Wanda Di Salvo si trova all'IPM per far visita al figlio Carmine. La donna non approva assolutamente la relazione del figlio con Rosa. Carmine però, irremovibile riguardo l'amore che prova per la ragazza, rinfaccia ancora una volta alla madre il modo con il quale lo ha cresciuto, inseguendo un ideale camorristico basato sulla violenza. Rabbiosa e offesa, Wanda, prima di uscire dall'IPM, incontra Massimo, il comandante, e gli dice di non cercare di manipolare suo figlio Carmine e di pensare di più alla sua famiglia.
All'interno dell'IPM è arrivata da qualche giorno una nuova ragazza. Non parla con nessuno e anzi spesso e volentieri aggredisce chiunque le si avvicini. Neanche la nuova direttrice Sofia ha ancora ricevuto delle informazioni su di lei. Non si sa il suo nome, ma si sa solo che è finita in IPM per aver aggredito un uomo mandandolo in ospedale. Sofia e Beppe aspettano che dal ministero arrivi qualche notizia. Beppe riesce comunque a convincere la ragazza ad unirsi agli altri detenuti e la porta al pianoforte da Gianni Cardiotrap. Contemporaneamente Crazy J riceve la notizia che una casa di produzione musicale di Milano ha intenzione di scritturarla. Gianni, ancora arrabbiato con Crazy J per avergli rubato la canzone Origami all'alba, si innervosisce subito e risponde male anche alla ragazza senza nome. Nel frattempo Alfredo ha convinto Silvia a fare da corriere per spostare i soldi di Don Salvatore. La ragazza quindi esce da casa con un borsone pieno zeppo di contanti. La missione di Silvia si conclude quasi subito. Viene quasi subito importunata da un malintenzionato che cerca di rubarle il borsone. Il malintenzionato viene bloccato dalla polizia, che però nota l'atteggiamento ambiguo di Silvia. Presto detto, Silvia viene scoperta, arrestata e ricondotta all'IPM. Cubra ha preso la decisione di riprendere gli studi e Beppe, soddisfatto ed emozionato, si propone di aiutarla con i costi da affrontare per pagare formazione ed esami. Ovviamente lei rifiuta il suo aiuto, anche se Beppe la convince spiegandole che non pagherà di tasca sua, ma cercherà di farle prendere una borsa di studio. È Sofia che ascolta tutta la loro conversazione a far capire che non esiste nessuna borsa di studio, ma che sarà Beppe a pagare tutto per Cubra. Teresa si presenta in ospedale per cercare di incontrare Edoardo, ma Carmela ovviamente la minaccia, intimandole di non farsi più vedere. Carmela però non sa che dopo essere andata via, Teresa riesce finalmente a vedere Edoardo e i due passano una notte di passione insieme. Un flashback ci riporta a 10 anni prima della storia odierna. Vediamo Don Salvatore quando ancora era un soldato emergente della camorra commettere un omicidio. Tornato a casa viene accolto aspramente dalla moglie che non accetta lo stile di vita malavitoso intrapreso dal marito, tutto sotto lo sguardo dei loro 3 figli, Pietro, Ciro e Rosa. All'IPM Pino chiede aiuto a Beppe per ottenere il permesso di poter lavorare fuori dall'istituto. Lui sogna di poter lavorare con i cani e ha preso la decisione di dare una svolta alla propria vita per poter rendere finalmente fiero di lui Cubra e cominciare a costruire un futuro insieme. Cubra, infatti, ha ripreso a studiare in biblioteca. Insieme a lei c'è anche Doberman, il ragazzo del quale Pino è molto geloso perché sembra avere un interesse particolare per Cubra. All'ospedale Edoardo viene portato con l'inganno in una sala dove lo raggiunge Don Salvatore. L'uomo confessa subito al ragazzo di aver ordinato la sua uccisione, ma cerca comunque di giustificarsi attribuendo la decisione ad una mera questione di affari. Resosi conto dell'errore, Don Salvatore vuole affidare il posto di Ciro ad Edoardo perché Rosa è troppo emotiva e non si fida più del suo avvocato Alfredo. Massimo e Sofia sembrano proprio non trovare un punto di incontro. Lui cerca di comprendere e aiutare i ragazzi, convinto del fatto che le punizioni troppo severe non li aiutino a cambiare vita. Sofia invece è convinta che non ci sia speranza per i detenuti, infatti ha anche deciso di impedire i contatti tra Rosa e Carmine, visto a cosa ha portato la loro frequentazione. Massimo cerca di farla tornare sui propri passi, ma Sofia è irremovibile. È arrivato il momento per Crazy J di incontrare il suo nuovo agente discografico, Tony. Valentina, la sua prima agente, infatti ha ceduto il suo contratto a lui. L'uomo non ha intenzione di far collaborare Crazy J con la casa di produzione di Milano. Lei si arrabbia subito e pretende di essere liberata dai vincoli del contratto, ma Tony non ne vuole sapere. Crazy J viene portata via a forza dopo aver cercato di aggredire il suo nuovo agente discografico. Un altro flashback riporta la storia a 10 anni prima. La madre di Rosa è sempre più preoccupata per la strada intrapresa dal marito e lo minaccia addirittura di ucciderlo. La sua più grande paura è che i suoi figli possano seguire le orme del padre e il finire con il diventare camorristi. Edoardo e Carmela si confrontano su quanto detto da Don Salvatore. Carmela però non si sente al sicuro, teme che la proposta di Don Salvatore sia solo un pretesto per fregare Edoardo.
Secondo lei è una trappola e sono in pericolo. Dice ad Edoardo l'esatta collocazione della stanza di Don Salvatore, invitandolo a liberarsi una volta per tutte del problema. Edoardo ucciderà Don Salvatore, l'uomo che lo ha cresciuto ma che al tempo stesso lo ha tradito? Con la complicità di Massimo, Carmine riesce a stare da solo con Rosa. La ragazza è terrorizzata dal fatto che suo padre possa non perdonarla mai per quello che ha fatto. Carmine la consola e le fa capire che non c'è niente che possa annullare l'amore di un padre e che sicuramente Don Salvatore l'ha già perdonata. Rosa trova nuovo conforto nelle parole di Carmine e i due si dichiarano di nuovo amore. Il compleanno di Silvia si avvicina e Alfredo, per l'occasione, va a trovarla all'IPM, le regala un anello di fidanzamento con la promessa che si sposeranno non appena lei esca di prigione. Una volta sposati andranno a vivere lontano dall'Italia. È arrivata la resa dei conti per Rosa. Scortata da Massimo all'ospedale, la ragazza incontra suo padre. Come aveva previsto Carmine, Don Salvatore ha già perdonato la figlia, tanto da andare subito al sodo. Le rivela il posto in cui sono custoditi tutti i loro soldi e le fa promettere di non rivelare mai il posto a Carmine ed Edoardo. L'unica altra persona che deve sapere dove siano tutti i soldi è Alfredo, l'avvocato. Il senso di colpa di Rosa e la paura di deludere il padre la porta a giurare di custodire il segreto e fare tutto ciò che il padre le dirà di fare. Un altro flashback ci riporta al giorno in cui la madre di Rosa cercò di portare via da casa tutti e tre i suoi figli. Subito intercettata da Don Salvatore, la madre di Rosa è stata poi allontanata dagli uomini di suo marito per sparire nel nulla per sempre. Beppe espone a Sofia la questione di Pino, che vorrebbe ottenere il diritto di lavorare fuori dall'IPM. Lei però non è per niente convinta che la cosa possa funzionare. È lo stesso Pino che cerca di convincerla a cambiare idea, ma Beppe sembra proprio non riuscire a mantenere la calma quando si ritrova a discutere con Sofia. È incredibilmente Pino a calmare Beppe, capendo che forse l'uomo nutre un interesse per la direttrice. Rosa, dopo le indicazioni del padre, di nascosto dice a Cucciolo di recuperare un cellulare nascosto nel bagno dell'istituto, così da poter contattare Don Salvatore. Per Cucciolo è una grande occasione di scalare le gerarchie della camorra e subito contatta Don Salvatore. Gli ordini sono chiari: tenere d'occhio Edoardo. Massimo però scopre subito che Cucciolo è in possesso di un cellulare illegale e glielo sequestra all'istante. Beppe decide di scavalcare Sofia e di presentare personalmente la valutazione di Pino per ottenere il permesso di lavorare fuori dall'IPM e dal giudice. Prima di farlo però informa la direttrice. I due inevitabilmente litigano, ma questa volta gli insulti sono pesanti, tanto da far reagire male Sofia che schiaffeggia Beppe in piena faccia. Cucciolo affronta finalmente suo fratello Micciarella. Non capisce perché il suo orientamento sessuale possa in qualche modo minare il loro rapporto. Micciarella però si è sentito tradito e offeso per il fatto che il fratello non glielo abbia confessato prima. Se non c'è niente di cui vergognarsi, allora perché non lo confessa a tutti? Cucciolo spiega di voler solo l'affetto del fratello. Racconta poi che il suo fidanzato è stato ucciso a botte proprio dal padre solo perché i due avevano una relazione. Rifiutandolo, Micciarella sta usando la stessa violenza nei suoi confronti, isolandolo e privandolo del suo affetto. Se un fratello per primo non lo capisce, come possono capirlo gli altri? Dopo la forte lite appena avuta in istituto, Sofia decide di andare a casa di Beppe. Non ha il coraggio di chiedere scusa e mentre Beppe continua a parlare, praticamente da solo, lei lo bacia improvvisamente e appassionatamente e alla fine passano una notte d'amore insieme. Un altro flashback ci fa scoprire che Don Salvatore 10 anni prima ha rinchiuso la moglie in un istituto psichiatrico, dando a tutti l'ordine di mantenere il segreto. Infatti annuncia poi ai figli la morte della madre. È in quel momento che Rosa si lega morbosamente al padre, il suo eroe, quello che non l'abbandonerà mai. In ospedale sta per accadere quanto di più tragico possa essere. Edoardo ha deciso di agire contro Don Salvatore. Durante la notte, in silenzio, si aggira per l'ospedale, arrivando fino alla camera di quello che un tempo gli fece da padre. Don Salvatore sta dormendo ed è vulnerabile.
È così che Edoardo lo soffoca con un cuscino. Avviene tutto fin troppo velocemente. Solo dopo aver ucciso, Edoardo si rende conto di quello che ha fatto. Ha tolto la vita ad una persona, a quella che gli aveva fatto da padre, e crolla in un pianto disperato. Termina così questo racconto della prima e della seconda puntata della quarta stagione di Mare Fuori, che vanno in onda il 14 febbraio su Rai 1 e sono disponibili su Rai Play. Io sono Stefania, se questo video vi è piaciuto lasciatemi un commento o un mi piace e fatemi sapere se ne volete altri.